Vattene! Tu non sei figlia mia! La voce della signora Moretti riecheggiò nel cortile di pietra mentre scaraventava la valigia di Chiara giù per i gradini. 22 anni di vita in questo borgo toscano e ora Chiara Conti guardava i suoi averi sparsi sui ciottoli come foglie cadute. «Ti prego, mamma», sussurrò Chiara, usando l'unico nome con cui aveva sempre chiamato la donna che l'aveva cresciuta. «Posso spiegare?» «Spiegare cosa? Che ci hai mentito per tutta la vita, che non sei nemmeno del nostro sangue». Il volto della signora Moretti si contorse di rabbia e dolore. «Oggi sono venuti gli avvocati, Chiara, ci hanno detto tutto. Ora hai una vera famiglia, vai da loro». I vicini si erano radunati sulle soglie, sussurrando dietro le mani. In un paese dove tutti sapevano tutto di tutti, la vergogna si diffondeva più veloce di un incendio. Chiara sentiva i loro sguardi bruciare sulla schiena mentre si inginocchiava per raccogliere i vestiti sparsi. 22 anni ti abbiamo nutrita, vestita, dato il nostro nome, disse quietamente il signor Moretti dalla porta. La sua delusione tagliava più profondo della rabbia di sua moglie. E tu lo sapevi, vero? Sapevi che non eri nostra. Le mani di Chiara tremavano mentre infilava le sue cose nella valigia. «L'ho scoperto ieri, lo giuro sulla Madonna, l'ho scoperto solo ieri, quando gli avvocati...» «Bugie!» sputò la signora Moretti. «Sempre altre bugie! Credi che siamo stupidi, credi che non vediamo quello che sei veramente!» Il peso di 22 anni crollò sulle spalle di Chiara. Ogni compleanno celebrato, ogni mattina di Natale, ogni ginocchio sbucciato che avevano baciato, tutto ora avvelenato da questa terribile verità. Non era Chiara Moretti, la figlia adottiva del fornaio del paese. Era qualcun altro completamente, qualcuno che non sapeva nemmeno come essere. «L'autobus per la città parte tra un'ora», disse il signor Moretti, premendo una manciata di euro nel suo palmo. «Non tornare». Mentre la pesante porta di legno si chiudeva con un colpo secco, Chiara rimase sola nella piazza dove aveva giocato da bambina. La stessa fontana dove aveva gettato monete ed espresso desideri, gli stessi gradini della chiesa dove si era seduta con gli amici dopo la messa domenicale. Tutto improvvisamente sembrava estraneo. Tirò fuori il biglietto da visita dell'avvocato con le mani tremanti. Sul retro qualcuno aveva scritto un indirizzo a Milano e una sola parola: Rossi. Con la valigia in una mano e il cuore spezzato nell'altra, Chiara camminò verso la fermata dell'autobus. Dietro di lei il paese continuava il suo ritmo pomeridiano come se non fosse mai esistita. La famiglia Moretti aveva già iniziato a cancellarla dalla loro storia. Ma forse, da qualche parte nel caos della grande città, avrebbe potuto trovare un posto dove Chiara Conti poteva finalmente appartenere. La pioggia iniziò a cadere mentre l'autobus di Chiara arrivava alla stazione centrale di Milano. Attraverso i finestrini appannati guardò migliaia di persone correre per le strade con scopo e direzione, tutto quello che le mancava. Il suo riflesso la fissava dal vetro, una giovane donna con occhi stanchi e nessun posto dove andare. L'indirizzo la portò in una strada stretta di Brera, dove vecchi palazzi si appoggiavano l'uno all'altro come vicini pettegoli. Il numero 47 era un modesto condominio con fioriere a ogni finestra.
Chiara rimase fuori per 10 minuti, raccogliendo un coraggio che non era sicura di possedere. Alla fine suonò il campanello con scritto Rossi. «Sì?» arrivò la voce di una donna attraverso il citofono. «Io sto cercando la famiglia Rossi, il mio nome è Chiara Conti. Gli avvocati hanno detto che...» La porta si aprì con un ronzio prima che potesse finire. Una donna anziana apparve in cima alle scale, i capelli argentati raccolti all'indietro e farina che impolverava il suo grembiule. I suoi occhi erano gentili ma curiosi. «Tu sei la ragazza del paese, quella che ha bisogno di aiuto?» Chiara annuì, improvvisamente imbarazzata per il suo viso macchiato di lacrime e i vestiti spiegazzati. «Mi dispiace disturbarla, signora, non ho nessun altro posto dove andare». «Nonna Rossi», corresse gentilmente la donna, «e sciocchezze sul disturbare. Sali, bambina, sembri mezza morta». L'appartamento profumava di casa, aglio, basilico e qualcosa che cuoceva nel forno. Fotografie di famiglia coprivano ogni superficie e icone religiose vegliavano sul soggiorno con sguardi protettivi. Chiara non si era mai sentita più fuori posto o più grata in vita sua. «Siediti», comandò nonna Rossi, scomparendo in cucina. Ritornò con un piatto di cibo e una tazza fumante di caffè. «Prima mangia, poi parliamo». Mentre Chiara mangiava, si sentì di nuovo umana per la prima volta in giorni. La semplice gentilezza di un pasto caldo e una sedia sicura le fece lacrimare gli occhi di gratitudine. «Meglio?» chiese nonna Rossi, sistemandosi nella sedia di fronte a lei. «Sì, grazie, ma dovrei spiegare». «Dovresti riposare. Domani è per le spiegazioni». Nonna Rossi la studiò con occhi acuti. «Stanotte sei al sicuro, è abbastanza». La donna anziana le mostrò una piccola camera, con lenzuola pulite e una finestra che dava sul cortile. Mentre Chiara disisfaceva i suoi pochi averi, sentì voci dalla cucina. Nonna Rossi parlava piano al telefono. «Alessandro? Sì, è qui. No, è solo una ragazza che ha bisogno del nostro aiuto. Domani, puoi conoscerla domani». Chiara premette l'orecchio più vicino alla porta. «Lavorerà per mantenersi, naturalmente, magari come tua assistente. Hai bisogno di aiuto in ufficio e sembra intelligente». La conversazione continuò, ma il cuore di Chiara aveva già iniziato a correre. Alessandro. Avrebbe lavorato per qualcuno di nome Alessandro, aiutandolo in qualche modo. Dopo un giorno di perdere tutto, forse stava per trovare qualcosa di nuovo. Ma mentre giaceva nel letto stretto, fissando il soffitto, una domanda la tormentava. Chi era veramente e perché gli avvocati l'avevano mandata qui? Alessandro Rossi arrivò alle 8 del mattino. I suoi passi che echeggiavano nel corridoio come tamburi che annunciavano il destino stesso. Chiara era sveglia dall'alba, nervosamente aggiustando la sua unica camicetta buona e provando presentazioni che ora sembravano sciocche. «Nonna, dov'è questa misteriosa assistente che mi hai trovato?» La sua voce portava il tono sicuro di un uomo abituato a essere obbedito. «Alessandro incontra Chiara Conti», disse nonna Rossi, guidando suo nipote in cucina. «Sarà perfetta per la tua azienda di importazione».
Il respiro di Chiara si bloccò. Alessandro era niente come aveva immaginato, alto, con occhi scuri che sembravano vedere tutto in una volta, e quel tipo di presenza che riempiva completamente una stanza. Quando sorrise, il suo cuore dimenticò come battere correttamente. «Buongiorno, Chiara», tese la mano. «Mia nonna pensa che ho bisogno di aiuto per organizzare la mia vita. Tu cosa pensi?» «Penso che sua nonna sia molto saggia», riuscì a dire Chiara, accettando la stretta di mano e cercando di non notare come le sue dita formicolavano al contatto. Per l'ora successiva Alessandro spiegò il suo lavoro. Importare beni pregiati da tutta Europa, gestire rapporti con i clienti, coordinare spedizioni. Il mondo degli affari affascinava Chiara, ma Alessandro stesso la rapiva completamente. Il modo in cui gesticolava quando era eccitato, come rispettava le opinioni di nonna, la gentile pazienza che mostrava spiegando concetti complessi. «Inizierai domani», decise. «L'ufficio è nel quartiere degli affari. Ce la fai?» «Sì, assolutamente», disse Chiara, anche se non aveva mai lavorato in un ufficio in vita sua. Dopo che Alessandro se ne andò, nonna Rossi studiò Chiara con occhi sapienti. «È un uomo buono, ma sua madre ha piani per lui, piani importanti». «Che tipo di piani?» «Piani di matrimonio, con una ragazza di una famiglia molto ricca». Nonna Rossi sospirò. «È stato combinato sin dall'infanzia. Si chiama Sofia Lombardi». Il nome colpì Chiara come un fulmine. Sofia Lombardi. Lo stesso nome che gli avvocati avevano sussurrato ieri, lo stesso nome sui documenti che avevano distrutto la sua vita con i Moretti. «Cosa sa di questa Sofia?» chiese Chiara con cautela. «Non molto. È scomparsa da bambina, scambiata alla nascita o qualche tragedia simile. La sua vera famiglia l'ha trovata solo di recente. Possiedono vigneti, tenute vinicole in tutta la Toscana, molto ricchi, molto potenti». Il mondo di Chiara oscillò pericolosamente. La stanza girò mentre i pezzi si incastravano con orribile chiarezza. Gli avvocati non le avevano solo detto che era adottata, le avevano detto che era Sofia Lombardi, erede dell'impero vinicolo, la stessa donna destinata a sposare Alessandro. «Stai bene, cara? Sembri pallida». «Sto bene», sussurrò Chiara, anche se si sentiva tutt'altro che bene. Era intrappolata in una situazione impossibile. Se avesse rivelato la sua vera identità, Alessandro l'avrebbe vista come la sposa combinata che non aveva mai scelto. Se fosse rimasta zitta, stava mentendo alla prima persona che le aveva mostrato vera gentilezza da quando aveva lasciato il paese. La famiglia Lombardi è molto tradizionale, credono nel dovere, nell'onore, negli accordi familiari. Alessandro farà quello che ci si aspetta da lui, anche se il suo cuore vuole qualcos'altro. Il petto di Chiara si strinse. Il suo cuore voleva Alessandro, ma Alessandro era destinato a Sofia Lombardi, che capitava di essere lei. La crudele ironia non le sfuggeva. Poteva avere tutto quello che voleva, ma solo rinunciando alla possibilità di guadagnarselo onestamente. Quella notte, distesa nel letto stretto, Chiara prese una decisione che avrebbe cambiato tutto. Sarebbe rimasta Chiara Conti, almeno per ora.
Aveva bisogno di sapere se Alessandro poteva amarla per se stessa, non per la sua eredità o il nome di famiglia. Ma mentre il sonno finalmente la prendeva, una domanda terrificante tormentava i suoi sogni. Cosa sarebbe successo quando la verità fosse inevitabilmente venuta alla luce? 3 mesi passarono come un bel sogno che Chiara sapeva sarebbe diventato un incubo. Lavorare accanto ad Alessandro ogni giorno era sia paradiso che inferno. Lo guardava negoziare accordi con intensità appassionata. Vedeva come trattava ogni cliente con rispetto indipendentemente dalla loro ricchezza e assisteva alla sua cura genuina per i suoi dipendenti. Ogni giorno si innamorava più profondamente di un uomo che non poteva mai veramente essere suo. «Sei brillante in questo», disse Alessandro una sera, mentre rivedevano contratti nel suo ufficio. Le luci della città scintillavano oltre le finestre ed erano soli tranne per il personale delle pulizie al piano di sotto. «Non so come facevo senza di te». Il cuore di Chiara fluttuò, ma la colpa si contorse nel suo stomaco. «Sto solo facendo il mio lavoro». «No, è più di questo. Capisci le persone, vedi opportunità che io perdo». Si avvicinò e lei sentì il profumo della sua colonia mista a caffè. «Chiara, devo dirti qualcosa». Il suo polso accelerò. «Cosa?» «Mia madre vuole che incontri Sofia Lombardi la prossima settimana, l'accordo di famiglia di cui ho parlato». La sua mascella si irrigidì. «Ma non voglio sposare qualcuno che non amo, voglio scegliere il mio futuro». «Forse dovresti incontrarla», disse Chiara, anche se ogni parola sembrava come inghiottire vetro. «Forse è meravigliosa». La mano di Alessandro trovò la sua sul tavolo. «Ho già trovato qualcuno di meraviglioso». La confessione rimase sospesa nell'aria tra loro come un ponte che non poteva attraversare senza distruggere tutto. Quando si chinò per baciarla, la determinazione di Chiara si sgretolò. Per un momento perfetto si permise di credere che l'amore potesse conquistare la verità. Ma il bacio sapeva di bugie e felicità rubata. «Alessandro, non possiamo», sussurrò tirandosi indietro, «la tua famiglia, il tuo futuro». «Lascia che mi preoccupi io della mia famiglia». I suoi occhi bruciavano di determinazione. «Ti amo, Chiara, non mi importa dei matrimoni combinati o delle aspettative familiari. Scelgo te». Le parole che aveva sognato di sentire divennero il suo peggior incubatore. La amava, ma amava una bugia. Amava Chiara Conti, la povera assistente del paese, non Sofia Lombardi, l'ereditiera vinicola che avrebbe dovuto sposare. Nei giorni seguenti la ribellione di Alessandro contro la sua famiglia si intensificò. Litigava con sua madre, ignorava le chiamate degli avvocati lombardi e rendeva chiaro che non avrebbe onorato l'accordo. Nel frattempo Stefano Romano, il manager d'affari dei Lombardi che conosceva la vera identità di Chiara, iniziò a lasciare regali costosi al suo appartamento, gioielli, fiori, qualsiasi cosa che potesse esporre il suo segreto.
«Da dove hai preso questo?» chiese Alessandro una mattina, notando il braccialetto di diamanti che aveva dimenticato di nascondere. «Me l'ha dato un amico», disse Chiara debolmente. «Che tipo di amico fa regali come questo?» La sua voce portava dolore e sospetto. «Chiara, se c'è qualcun altro». «Non c'è nessun altro». La verità nella sua voce era innegabile, ma Alessandro vedeva solo i gioielli costosi e traeva le sue conclusioni. «Mi fidavo di te», disse quietamente, e quelle 4 parole spezzarono completamente il suo cuore. «Pensavo fossi diversa». Se ne andò senza un'altra parola, portando via il suo lavoro, la sua speranza e il suo cuore. Quella sera la signora Rossi arrivò all'appartamento di nonna con il fuoco negli occhi. «Quindi la ragazzina del paese pensa di poter intrappolare mio figlio con le sue lacrime e trucchi da 4 soldi. Lascia che ti dica una cosa, cara mia. Alessandro sposerà Sofia Lombardi come stabilito, e tu scomparirai dalla sua vita per sempre». Mentre Chiara sedeva nella sua camera, fissando il braccialetto di diamanti che le era costato tutto, realizzò la verità più crudele di tutte. Poteva avere l'amore di Alessandro o il suo rispetto, ma mai entrambi. La chiamata arrivò a mezzanotte, 3 settimane dopo che Chiara aveva perso tutto quello che contava. «Chiara, devi venire subito!» La voce di nonna Rossi tremava al telefono. «C'è stato un incidente. Qualcuno ha cercato di farti del male, ma invece hanno colpito Alessandro». Il sangue di Chiara si ghiacciò. Corse per le strade vuote di Milano, il cuore che batteva di terrore e colpa. All'ospedale trovò nonna Rossi che camminava avanti e indietro nella sala d'attesa, lacrime che scorrevano sul suo viso rugoso. «Cos'è successo?» ansimò Chiara. «La madre di Lucia Ferraro. Pensava che se tu fossi scomparsa, sua figlia avrebbe potuto rivendicare l'eredità Lombardi. Ha assoldato uomini per...» Nonna Rossi non riuscì a finire. «Alessandro li ha visti seguirti, ha cercato di proteggerti». Il mondo girò attorno a Chiara. Anche dopo la loro terribile lite, anche credendo che lo avesse tradito, Alessandro aveva rischiato la vita per lei. La magnitudine del suo amore e del suo inganno si abbatté su di lei come un maremoto. «Devo dirti qualcosa», sussurrò Chiara. «Non sono quella che pensi che io sia». Prima che nonna Rossi potesse rispondere, Alessandro apparve sulla soglia, il braccio sinistro al collo, ma gli occhi che bruciavano di determinazione. Dietro di lui stavano sua madre, la signora Rossi, e un uomo anziano che Chiara non aveva mai visto prima. «Tu sei Sofia Lombardi», disse Alessandro quietamente. Non era una domanda. Le ginocchia di Chiara quasi cedettero. «Come?» «Stefano Romano mi ha detto tutto dopo l'aggressione. I gioielli, i regali, perché hai lasciato il paese». Alessandro si avvicinò, la sua mano buona che cercava la sua. «Tu sei la donna che avrei dovuto sposare e la donna che ho scelto di amare. Ti rendi conto di cosa significa?» «Significa che ti ho mentito per mesi», disse Chiara, le lacrime che scorrevano liberamente. «Significa che ogni momento tra noi era costruito sull'inganno». «No»,
disse Alessandro fermamente, significa che il destino ha senso dell'umorismo e a volte l'universo ci dà esattamente quello di cui abbiamo bisogno, in modi che non ci aspettiamo mai. L'uomo anziano fece un passo avanti. Sono il signor Lombardi, il padre di Sofia. Ho cercato mia figlia per 22 anni. Ma più importante, ho osservato come hai vissuto la tua vita. Papà, sussurrò Chiara, la parola che suonava straniera sulla sua lingua. Avresti potuto rivendicare la tua eredità immediatamente, avresti potuto usare la tua ricchezza per conquistare l'amore di Alessandro. Invece hai scelto di lavorare, di guadagnarti il rispetto, di testare se l'amore potesse esistere senza obbligo. Gli occhi del signor Lombardi brillarono di orgoglio. Ci è voluto coraggio e saggezza oltre i tuoi anni. La signora Rossi fece un passo avanti, la sua precedente ostilità sostituita dal rispetto riluttante. Alessandro mi ha detto quello che hai sacrificato, come eri disposta a perdere tutto piuttosto che intrappolarlo in un matrimonio senza amore. Mi sbagliavo su di te, Chiara, o Sofia, chiunque scegli di essere. Scelgo di essere entrambe, disse Chiara, guardando direttamente Alessandro. Scelgo di essere onesta. Ti amo, Alessandro Rossi. Ti amavo quando pensavo di essere solo una ragazza povera del paese e ti amo ora sapendo di essere un'ereditiera. Ma capisco se non potrai mai più fidarti di me. Alessandro la prese tra le braccia con la sua mano buona, ignorando il dolore nella sua spalla ferita. Ti amo per il tuo cuore, la tua mente, il tuo coraggio di scegliere l'amore sopra la convenienza. Chiara, Sofia o qualunque nome tu voglia, tu sei l'unica donna che vorrò mai sposare. Mentre le loro labbra si incontrarono nel corridoio dell'ospedale, circondati dalla famiglia che aveva imparato che l'amore trascende nomi e titoli, Chiara finalmente capì cosa significasse veramente appartenere. Aveva trovato la strada di casa, non a un posto o a un nome di famiglia, ma a se stessa. E a volte le più grandi storie d'amore iniziano non con l'inganno, ma con il coraggio di dire finalmente la verità.